Milan Skriniar ha rifiutato il rinnovo del contratto con l'Inter e questa la notizia che è stata diffusa ieri sera da Sky Sport e che ovviamente crea tanta apprensione, tanta preoccupazione tra i tifosi, dirigenti e staff tecnico dell'Inter, considerando il grande valore di Milan Skriniar, ricordando anche che a tutti gli effetti è stato designato come capitan futuro e rischia invece seriamente di lasciare l'Inter a costo zero gratis il prossimo 30 giugno 2023. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati. Oggi parliamo un po' di calciomercato. Si è già spenta quasi, purtroppo, l'euforia post vittoria in Supercoppa italiana contro il Milan, anche se io credo che questo successo darà uno slancio importante a livello emotivo a tutto lo spogliatoio per i prossimi match in campionato e non solo. Però tornando all'attualità c'è da commentare appunto questa notizia che riguarda il futuro di Milan Skriniar. Era stata fissata ad oggi 20 di gennaio la deadline rispetto alla risposta che Skriniar avrebbe dovuto dare all'Inter o comunque il suo entourage, e questa effettivamente è arrivata. La notizia l'ha riportata ieri sera, come dicevamo, Sky Sport, secondo cui Milan Skriniar non avrebbe accettato per il momento, non è una chiusura definitiva, però per il momento non avrebbe accettato la proposta per il rinnovo con l'Inter. Sono arrivati subito tantissimi commenti sui social da parte dei tifosi nerazzurri. Io vi ricordo che per commentare insieme a noi, per confrontarci e discuterne, ci vediamo questo pomeriggio dalle 19:30 in diretta, per cui vi invito a seguire la nostra live. Per commentare dovrete essere iscritti al canale YouTube, per cui vi invito a farlo e lasciare anche un bel like sotto questo video. Dunque, ripercorriamo un po' le tappe che hanno portato a questa situazione, perché Skriniar fino a qualche mese fa era uno dei giocatori simbolo dell'Inter, lo è tuttora in realtà, però tra i tanti calciatori nerazzurri, ecco, c'erano pochissimi dubbi, no, sulla sua permanenza in casa Inter, uno dei giocatori che ha sempre sentito molto forte il peso, la responsabilità dei colori che portava addosso e che adesso improvvisamente si è quasi allontanato dal club, è calato un po' il gelo tra l'Inter e Milan Skriniar. Cosa è successo? Torniamo allo scorso giugno, quando in realtà Skriniar era già molto molto vicino ad un rinnovo con l'Inter a cifre più basse rispetto a quelle delle quali parleremo in questo video. Di inizio giugno, ad esempio, un'intervista nella quale Skriniar si era un po' paragonato ad Hamsik, affermando di voler diventare un po' l'Hamsik dell'Inter, di diventare dunque una bandiera come Hamsik lo è stato per tanti anni al Napoli. Poi però cosa è successo? C'era un principio d'accordo, sorge questa esigenza da parte dell'Inter di dover incassare, come ricorderete, tra i 50 e i 60 milioni di euro dal mercato entro il prossimo 30 giugno 2023, ma parliamo di 60 milioni di euro di attivo, per cui l'Inter, a fronte delle varie richieste che si ritrovava anche sul mercato, decide di sacrificare Milan Skriniar, anche perché da mesi stava valutando, ricercando, osservando un profilo che piaceva veramente tanto in Serie A, come quello di Gleison Bremer, eletto miglior difensore dello scorso campionato, per cui l'idea era quella, il piano dei dirigenti era quello di vendere Skriniar per non meno di 65 milioni di euro e di acquistare un giovane emergente come Bremer, che già conosceva il campionato italiano, il sistema di gioco con una difesa a 3, per circa 30-35 milioni di euro. Questa era l'idea iniziale dei nerazzurri. Cosa è successo successivamente? Ecco, delle dinamiche che il club non ha potuto controllare. Innanzitutto i vari rilanci del PSG, che inizialmente era partito sui 45-50, non è mai andato oltre i 60, una cifra che non ha mai soddisfatto pienamente l'Inter. Dall'altra parte il Torino, che invece per Bremer era partito con una richiesta folle da 50 milioni di euro, e poi improvvisamente la Juventus, che vendendo De Ligt è riuscita ad incassare quel bottino che le serviva per andare a shippare Bremer al Torino. Per cui da una parte la Juventus che con un blitz soffia Bremer all'Inter in maniera inaspettata, dall'altra l'Inter che non riesce a cedere Skriniar e quindi non riesce ad incassare quella cifra necessaria per andare poi ad investire su Bremer, quindi l'Inter si ritrova in mezzo, ecco, al deserto, senza riuscire a cedere da una parte e acquistare dall'altra. Per cui
non riuscendo a cedere Skriniar, si ritrova senza l'obiettivo numero 1, decide di non cedere più il calciatore, chiudere il parco difensori con un'ultimissima pedina, Francesco Acerbi, che di fatto arriva sul gong del mercato per rimpiazzare però Andrea Ranocchi. È vero che l'Inter aveva valutato anche altri profili come Milenkovic, ad esempio, era un po' il candidato numero 1 per prendere il posto di Skriniar, visto che anche tatticamente poteva giocare, poteva incastrarsi bene in quel ruolo che ad oggi sul centrodestra occupa Milan Skriniar. Però l'Inter alla fine decide di dare fiducia al proprio difensore, anche visto l'attaccamento che aveva sempre dimostrato, e a inizio settembre iniziare a trattare il rinnovo, visto che un principio d'accordo comunque l'aveva già raggiunto. Cosa è successo però nel frattempo? Che Skriniar e il suo entourage avevano iniziato un dialogo col PSG. Questo dialogo era andato molto avanti, c'era stata anche un'offerta che il giocatore aveva accettato per l'ingaggio, vale a dire 7,5 come parte fissa più bonus per un totale di 9,7 milioni di euro, bonus compresi, netti a stagione. Una cifra che per l'Inter è irraggiungibile, perché l'Inter ha fissato un tetto massimo di 6,5 milioni di euro netti a stagione per i propri calciatori. Dunque parliamo di un ingaggio che l'Inter non potrebbe raggiungere, a maggior ragione per un difensore centrale, ma non è neanche questo il problema, perché l'Inter per Skriniar sta cercando di fare uno sforzo veramente molto elevato, offrendo al giocatore uno stipendio che in questo momento nello spogliatoio viene percepito solamente dai top player come Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Però ecco, da una parte Skriniar adesso si ritrova quell'offerta che è sempre presente sul tavolo del suo entourage e che potrebbe diventare buona a partire dal prossimo 1° febbraio. Dunque l'Inter ricomincia il dialogo con Skriniar a partire da settembre, capisce però che ci sono dei problemi perché l'offerta precedente non è più valida e l'Inter deve necessariamente alzare l'asticella, aumentare l'offerta per cercare di convincere Skriniar a rimanere a Milano. Tanti incontri anche in videoconferenza che ci portano al mesi di dicembre e gennaio. Qui l'Inter, nonostante le parole di Marotta che si è sempre detto ottimista, ma che allo stesso tempo ha sempre richiamato l'attenzione dicendo non dipende solo dall'Inter i rinnovi si fanno in 2 in genere e quindi spetta anche alla volontà del calciatore. E questo è un primo richiamo molto importante di Marotta che inizia a fare pubblicamente a partire da dicembre. In ogni caso l'Inter percepisce che c'è qualche problema, che il difensore si aspetta uno sforzo in più e che evidentemente non ha gradito il trattamento che l'Inter gli ha riservato la scorsa estate quando lo voleva cedere al PSG. In ogni caso, tante deadline, tanti incontri, risposte, ultimatum che vengono rinviati ci portano a ieri sera, la sera del 19 gennaio, quando, secondo Sky Sport, l'Inter avrebbe ricevuto la risposta da parte dell'entourage di Milan Skriniar che avrebbe detto no, non è sufficiente, non è una chiusura definitiva, ma allo stesso tempo ci aspettiamo qualcosa in più, uno sforzo in più. Ecco, una notizia che in questo momento non abbiamo confermato, però insomma Sky Sport è una fonte assolutamente affidabile e che adesso ci porta davanti al vuoto più totale, perché mancano 10 giorni, poco più di 10 giorni alla chiusura del calciomercato e l'Inter adesso si ritrova davanti ad un bivio netto. Vale a dire, il primo, cedere Milan Skriniar adesso, negli ultimi 11 giorni di calciomercato, perché è vero che a 6 mesi dalla scadenza l'Inter può dimenticare totalmente le richieste della passata estate, cioè l'Inter non può ambire ad incassare 60, 65, 70 milioni di euro dalla cessione di Milan Skriniar, dovrà accontentarsi della metà, 30, 35 milioni. Difficilmente ad oggi Skriniar negli ultimi 6 mesi di contratto ha una valutazione che si aggira sui 40. Ecco, assolutamente una valutazione molto inferiore rispetto a quella di qualche mese fa. Questa dunque è la situazione. Perché cederlo adesso? Per non perdere quello che l'Inter considera un patrimonio, per comunque cercare di avvicinare anche quello che è l'obiettivo fissato per la prossima estate. Ovviamente questo è un discorso prettamente economico, perdendo Skriniar oggi l'Inter va a perdere il pilastro più importante della propria difesa nel bel mezzo della stagione, una stagione che comunque l'Inter sta aggiustando
con una rimonta che sogna in campionato, con la Supercoppa vinta, con gli ottavi di finale di Champions da giocare, con i quarti di Coppa Italia da giocare contro l'Atalanta. Perdere un giocatore come Skriniar, che è uno dei più esperti, uno dei calciatori che da più anni veste la maglia nerazzurra, l'attuale capitano, visto che Andanovic non è più un titolare e che a tutti gli effetti l'Inter ha designato Milan Skriniar come titolare del futuro, ecco, sarebbe un duro colpo, non solo a livello di leadership ma anche a livello tattico, perché andare a perdere Skriniar significa perdere uno dei migliori difensori del campionato italiano, ma da anni. Quindi questo sarebbe il problema di questa prima scelta. Cosa c'è dall'altra parte? Portare Skriniar a scadenza e perderlo a zero il prossimo giugno. Dal 1 febbraio potrà firmare un precontratto già con qualsiasi altro club, per cui potrebbe accordarsi già dal prossimo febbraio per poi trasferirsi a titolo definitivo dal prossimo 1 luglio. Ecco, questo è l'altro rischio, per cui un giocatore che secondo i valori del mercato di oggi ha una valutazione che si aggira sui 60-70 milioni di euro e che va via a costo zero, e soprattutto che è sempre stato molto legato ai colori nerazzurri per tutto quello che rappresenta, è un vero peccato. Quindi l'Inter dovrà valutare attentamente. È anche vero che non dipende solo dal club a questo punto, l'errore sta a monte, in fase di programmazione. Cedere un giocatore così importante negli ultimi 11 giorni di calciomercato significa anche dover ricercare un'alternativa sul mercato. L'Inter alternative ne ha, assolutamente sì, perché sotto questo punto di vista ha sempre lavorato molto bene, ma non è affatto semplice, e poi sappiamo che i prezzi a gennaio sono sempre un po' più esagerati per quei calciatori che non vanno in scadenza di contratto come Milan Skriniar. Quindi per l'Inter adesso è il momento delle scelte drastiche, come abbiamo appunto definito, e qualsiasi sarà la scelta non sarà facile per tutti i tifosi accettarla. Noi però lo ribadiamo, la notizia di Sky Sport dice che la scelta di Skriniar non è definitiva, ma allo stesso tempo Skriniar si aspetta qualcosa in più rispetto ai 6 milioni di euro netti che l'Inter avrebbe offerto, più bonus che farebbero poi arrivare alla cifra definitiva, insomma sui 6,5, comunque distanti questi 6,5 rispetto ai 9,7 complessivi che offre il PSG. Siamo a tutti gli effetti nelle mani di Milan Skriniar. Io in ogni caso personalmente mi aspetto proprio dal club qualcosa di importante nel giro di questi ultimi giorni di calciomercato, anche solo per dare un segnale allo stesso Skriniar, e non ci rimane a questo punto che aspettare gli ultimi giorni di mercato. Qualora non dovesse essere ceduto, e comunque rimane molto complicato per la portata dell'operazione sia in uscita che in entrata, qualora non dovesse essere ceduto Milan Skriniar, ecco a quel punto l'Inter dovrà anche capire con quale stato d'animo Skriniar affronterà gli ultimi mesi della stagione. Se un accordo con l'Inter non dovesse arrivare per il rinnovo del contratto, l'Inter avrebbe a disposizione un giocatore che sa già di dover perdere a fine stagione, ma che rappresenta un pilastro e che è un titolarissimo comunque di Simone Inzaghi. Per cui questo poi sarà il grandissimo problema di gestione da parte di Inzaghi, soprattutto perché quando un pubblico, un tifoso nerazzurro si aspetta, sa già che a fine stagione dovrà perdere Milan Skriniar a costo zero, difficilmente inizierà poi a perdonargli degli errori da qui a fine stagione. Ecco, quindi sono tante incognite, ci sono tante incognite, tante cose che la dirigenza dovrà valutare a questo punto. Noi saremo qui, insomma, per raccontarvi i prossimi aggiornamenti. Ci aggrappiamo ad una speranza comunque, alla chiusura che non è ancora definitiva. Aggrappiamoci a questa piccolissima speranza. Ad oggi però Skriniar onestamente sembra più fuori che dentro l'Inter, non sappiamo se già da questo gennaio o dalla prossima estate, però insomma in ogni caso sono stati commessi tanti errori, in primis da parte del club, in primis da parte dell'Inter, e poi anche il difensore, anche lo stesso Skriniar, qualcosa in più ad un certo punto avrebbe potuto fare, anche se ammettiamo, riconosciamo che non sia stato trattato nel migliore dei modi. Chiudiamo dunque con questo
episodio. E io vi ricordo per prima cosa che ne parleremo e anche tanto insieme a voi questo pomeriggio in diretta a YouTube a partire dalle 19:30, per cui mi raccomando seguiteci. Prima di chiudere vi voglio lasciare però l'episodio di ieri, nel quale abbiamo un po' ripassato la finale di Supercoppa italiana vinta dall'Inter a Riyadh contro il Milan, focalizzandoci sulle parole di Steven Zhang, che ha parlato del futuro del club, del futuro della proprietà, degli investimenti che ha intenzione di fare per la sua Inter. Per chi ci sta seguendo in podcast vi lascio il link dell'episodio in descrizione, per chi invece ci sta seguendo su YouTube vi lascio qui il video e mi raccomando recuperatelo, e ci vediamo questo pomeriggio dalle 19:30.